Cari amici del nostro canale, bentornati. Oggi abbiamo in esclusiva una novità per voi. Si tratta della imbottitura del sedile anteriore della Lancia Fulvia Coupé e questo lo vedremo insieme a Giuseppe dopo l'intro. E allora, insieme nuovamente per una nuova avventura nel mondo delle auto d'epoca, abbiamo in esclusiva nazionale per tutti gli amici lancisti possessori della Lancia Fulvia Coupé questa novità che vi aiuterà sicuramente nel restauro della vostra auto d'epoca. Di cosa si tratta nello specifico e di come andrà installata sul sedile? Come al solito ve lo mostrerà il nostro tecnico specializzato Giuseppe, che vi introdurrà in questa nuova avventura passo per passo. E allora seguiteci fino alla fine, perché vedrete un risultato eccellente di questo meraviglioso sedile. Amici, buongiorno. Allora, partiamo con una nuova avventura, con la presentazione e dopo l'installazione della imbottitura della seduta del sedile della Lancia Fulvia Coupé. Come vedete, l'oggetto è già sezionato in due pezzi, così come era in originale, la parte centrale e quest'altra parte che completa l'intera seduta fatta a forma di una specie di ciamba di cavallo. Ora vi mostro quella sua di origine e vi faccio un attimino già vedere l'usura che ha avuto questa imbottitura, naturalmente ha oltre 40 anni, quindi è normale che ci sia questo deterioramento. Fino a pochi mesi fa non c'era questa possibilità, si doveva sempre cercare di riparare il più possibile quella esistente. Oggi, come diceva Donatella prima, l'abbiamo in esclusiva nazionale questo prodotto e quindi vi aiuta tantissimo nella realizzazione di un bel sedile, un buon sedile, e quindi è consigliabile quando si appresta a fare il restauro dell'interno, è consigliabile mettere l'imbottitura nuova. Questo è il telaio del sedile precedentemente smontato, tolta la tappezzeria e l'imbottitura vecchia. Ripartiamo proprio dal telaio, così nudo e crudo. Prendiamo la parte centrale dell'imbottitura e la andiamo a posizionare nel riquadro delineato da questi gancetti che servono per fissare la parte centrale della tappezzeria. Riuscite a vedere questi gancetti? Chiedo all'operatore di avvicinarsi e far vedere questi ganci, che naturalmente, avendo il sedile in mano, avete modo di vederli più facilmente. Posizionato il primo pezzo centrale, qui abbiamo la tappezzeria precedentemente costruita, così come l'originale. Questa è la parte interna, vedete questo lembo che è cucito all'interno della tappezzeria, che delinea tutto il riquadro, all'interno del quale vedete questo ferretto qui che fa da tenuta su quei gancetti che abbiamo visto prima e serve naturalmente per il fissaggio della parte centrale. Adesso io mi appresto a inguffiare la tappezzeria, sempre la parte centrale, così come inguffiato il centro, si centra la tappezzeria e si va in quei gancetti.
praticando una leggera pressione, io chiedo sempre all'operatore questo per farvi vedere e aiutare proprio il più possibile nell'installazione della tappezzeria, e si piega leggermente e si va avanti con il fissaggio degli altri gancetti. 2 sono posizionati nella parte, anzi sono 4 posizionati nella parte anteriore del sedile, li fissiamo tutti e 4. E 2 sono posti nelle 2 parti laterali. Vi aiutate con un cacciavite per non farvi male, non buggervi. Io ho detto prima che erano 2 i gancetti laterali, ma sono 3. Stamattina un po' l'emozione si fa sentire. Era da un po' che non ci vedevamo nei canali visivi, e gli altri 3 si fissano Allora, è così. La prima fase, quella del fissaggio della parte centrale, è così ultimata. Ecco, vedete i gancetti inseriti in questa tela con all'interno quel ferrettino, che trovate, il ferrettino generalmente si recupera sempre dalla vecchia tappezzeria. È un qualcosa che difficilmente si deteriora, ma qualora insomma dovesse sostituirlo perché è marcio, basta un filo di ferro, un filo di acciaio e un acciaio morbido per poter fare questo tipo di lavoro. Fatta questa operazione si passa nell'inserimento dell'altro pezzo di gomma piuma, quello che fa tutto il lato e la parte davanti del sedile. Viene messa all'interno del sedile. Viene posizionato in questo modo. Di norma non è incollato, cioè io adesso lo sto posizionando senza neanche fissarlo con del Bostik, ma una spennellata di Bostik messa qua sul telaio per far sì che questo non si muove, la si può anche fare tranquillamente. Io poi, come di norma faccio sempre, tendo a riscaldarlo un po' per ammorbidire la finta pelle. Non vi lasciate demoralizzare se a prima vista vedete queste pieghe, ma naturalmente vanno lavorate con un po' di calore. E un po' di movimenti con le mani a far sì che
le pieghe spariscano. Allora, io ho fissato momentaneamente solo la parte anteriore, come magari non la vedete come è stata fissata, ma all'interno della tappezzeria, chiedo sempre all'operatore di far vedere i particolari, c'è questo nastrino in plastica che si va a fissare all'interno del telaio dove c'è questa piegatura. L'ho risvolto per vedere un attimino a che punto siamo e continuiamo a riscaldare. Lavoriamo sempre con le mani affinché le pieghe spariscano. Vedete già la differenza che si ha tra questo lato che è terminato e questo che è in qua, che è dall'altro lato. Come vedete io ho semplicemente usato le mani e il calore. Stesso discorso dall'altro lato, queste piegoline si lavorano affinché anche loro spariscano. E ci siamo proprio alle fasi conclusive. Ora una raccomandazione: mi avete visto utilizzare questo termosoffiatore, che praticamente è un termosoffiatore professionale. Bisogna, come dico sempre, scaldare, ma fare attenzione a non bruciare, perché è un attimo se uno si lascia prendere la mano e avvicina un po' di più o ce lo tiene più a lungo, è un attimo affinché il materiale si bruci e il lavoro venga rovinato per un niente. Questa è la fine del sedile. Ecco, completato, montato, con l'imbottitura nuova, tappezzeria nuova. Come potete vedere non fa una grinza. Spero di esservi stato di aiuto a coloro che si apprestano anche da soli, voglio dire, che hanno una buona dimestichezza con le mani e non vogliono recarsi magari dal tappezziere dalla loro zona, un carrozziere. Vedendo questo video, diciamo che è un aiuto affinché questo lavoro si possa realizzare da soli. Ve lo dimostro ancora. Dietro, come vedete, la parte di dietro è tutto fissato con quella striscia di plastica nella sede opportuna e il lavoro è terminato. Questo è il risultato finale e come potete vedere è eccellente. Se volete acquistare i nostri prodotti trovate tutte le informazioni qui giù
E il risultato finale così si può ottenere chiaramente solo acquistando questa imbottitura, che è in esclusiva nazionale sul nostro sito. Potete acquistare la coppia oppure una singola imbottitura. E Giuseppe, che è qui a fianco a me, potrà darvi le indicazioni eventualmente in fase di montaggio, ma attraverso questo video otterrete questo meraviglioso risultato. Per tutte le domande che avete potete contattarci a info@elvezio.com e alla prossima!